nuovissimo video, un video dove vi voglio un pochettino raccontare come stiamo passando questo periodo io e mio marito. Se non vi siete iscritti sul canale, iscrivetevi, cliccate su iscriviti, c'è scritto iscriviti, basta cliccare, è semplicissimo. E voglio anche approfittare per ringraziarvi perché il canale sta crescendo, si sta ingrandendo sempre di più e vi adoro, vi dico veramente grazie, grazie, grazie e sono veramente contenta perché anche per i messaggi che mi date. E mi piace che sono riuscita a farvi passare il messaggio che faccio tutto questo semplicemente per il piacere di farlo. Nessuno mi paga, non ho sponsor e quindi io vi ringrazio tantissimo per il vostro sostegno. Iscrivetevi al canale e se il video vi sarà piaciuto mettete un bel pollice all'insù. Oggi vi voglio parlare un pochettino di come stiamo passando questo periodo io e mio marito, perché in effetti i lavori stanno proseguendo, ma in maniera troppo lenta. Sì, i lavori della casa, mi sto riferendo al terreno che abbiamo acquistato, quindi il costruttore ha incominciato a costruire, ma abbiamo avuto la neve, abbiamo avuto tanta pioggia e oggi per esempio non era prevista la pioggia, c'è neanche tanta. È un tempo ancora così, un po' instabile e devo dire che siamo anche contenti che per il momento il Covid non sta bloccando perché c'è ancora da considerare il rischio Covid, il rischio che ci sia un lockdown e quindi come fanno i lavori a proseguire con il lockdown? Per niente, non potrebbero proprio avanzare, quindi non vediamo l'ora. Io così magari sto facendo altre cose che non c'entrano assolutamente niente e poi magari vi faccio la domanda: ma quando dovremo fare il trasloco? Come pensi di fare i pacchi? Dobbiamo incominciare a prendere i cartoni, le valigie, quale valigia prendere? Non è magari il caso di incominciare a fare qualche pacco, cioè, io non vedo l'ora, e anche lui devo dire, non vediamo proprio l'ora di incominciare a prendere tutti i nostri oggetti, riempire pacchi e pacchettini e traslocare, ma dove? Ancora non c'è assolutamente niente, ha incominciato così a scavare il costruttore ma non c'è ancora niente e quindi tutta questa attesa da una parte fa piacere, dall'altra no. Poi è vero che il Covid ancora non ha bloccato i lavori, però per quanto riguarda la scelta dei sanitari, quella la dobbiamo andare a fare invece in Belgio. E il Belgio sì che è tutto chiuso, che i negozi sono tutti chiusi, tranne i negozi alimentari, e quindi o sono chiusi o noi che siamo dal Belgio non possiamo entrare, noi che siamo a Lussemburgo, scusatemi, non possiamo entrare al Belgio, insomma è impossibile scegliere i sanitari per il momento e mi sa che rimarrà tutto così bloccato fino alla fine di marzo o l'inizio di aprile, bisogna un pochettino vedere. Il problema è che i casi stanno aumentando, i casi positivi al Covid stanno aumentando e quindi non è possibile andare e scegliere i sanitari.
E che faccio? Quindi nel frattempo vado su internet, mi informo, continuo la mia ricerca personale, che comunque indipendentemente se devo acquistare casa, arredare o meno, mi piace andare lì su internet, vedere qual è il lavandino che è alla moda, e la doccia e tutti gli accessori. È una cosa che faccio comunque sempre, però è diverso perché mi piacerebbe fare poi anche la scelta reale, una scelta reale, cosa ordinare, insomma. E quindi insomma siamo in un periodo così dove c'è tanta voglia di fare, ma ahimè dobbiamo aspettare, dobbiamo rimanere calmi e tranquilli e aspettare. Un'altra cosa, ci dobbiamo organizzare anche con l'agenzia immobiliare, perché l'appartamento che vi ho mostrato, i vari tour delle varie stanze che vi ho mostrato di questo appartamento, lo vendiamo e quindi bisogna organizzarsi, scegliere l'agenzia immobiliare. E una volta scelta dovranno venire qui per fare le fotografie, e quindi anche là serve del tempo, dobbiamo dare la nostra disponibilità, l'agenzia deve dare la sua disponibilità e quindi decidere quando è il momento buono per vendere. Ma per fare tutto questo è importante che i lavori continuino, che ci sia veramente almeno non so, forse lo scheletro, forse bisogna aspettare, non lo so, noi aspettiamo così, ancora non ci sono neanche le fondamenta e quindi ci sono varie cose da fare, ma che per il momento possiamo soltanto un pochettino così informarci, ma in maniera molto marginale. L'action, il momento in cui potremmo veramente agire è ancora, ahimè, lontano e non è facile. Normalmente per non pensarci magari sarebbe bello farci un bel viaggettino e invece non si può, come fare? Non lo so. Abbiamo già provato a partire a febbraio, non ci siamo riusciti, di là non si può andare, l'è bloccato, test, non test, poi il test non è che fa il test, no, deve essere di 72 ore, per un paese 72 ore, per l'altro invece non deve essere più di 48 ore, insomma c'è da diventare pazzi, ma voi lo sapete benissimo, anzi devo dire che siamo comunque fortunati perché ci sono molti paesi che sono proprio in lockdown, o l'Italia divisa in 3 colori, giallo, arancione, rosso, poi c'era un momento in cui arancione forte, leggero, c'è da impazzire, e mi sembra che attualmente sia divisa semplicemente in 2 colori, rosso e arancione. Mi sa che la zona gialla non esiste per il momento, non lo so, quindi mi metto anche in questa situazione vostra che sicuramente non è facile. Ti svegli la mattina, devi ricordarti, sapere in che zona sei per capire cosa è possibile fare e cosa non è possibile fare, e così, a volte mi dico che forse sarà il nostro nuovo futuro, sarà veramente una fase passeggera? Boh, non lo sappiamo. Di sicuro è passato un anno e siamo ancora così, è vero, c'è il vaccino sì, vaccino no, c'è una nuovo cambiamento, però fatto sta che sto Covid continua ad esserci. E ritornando a noi, quindi non vedo l'ora veramente di fare tutti i pacchi e pacchettini. E se vi ricordate, se non vi siete ancora visti il video
studio tour, vedetelo, perché lì vi mostro che comunque ci sono dei pacchi che avevo preso la scorsa estate in Italia dai miei genitori, dalla casa dei miei genitori, e che ancora non ho svuotato, perché ho detto non li svuoto, perché tanto sono delle cose che non sono fondamentali da usare giornalmente, e quindi li lascio ancora lì. Li svuoterò direttamente nella casa quando sarà pronta, ma vedremo. Certo, fatto sta che io comunque ho consigliato a mio marito magari nel mese di aprile, magari subito dopo Pasqua, di contattare comunque il costruttore per chiedere se i lavori siamo ancora nei tempi previsti o c'è un ritardo, o magari non lo so, lui pensa se nel caso siamo in ritardo, se c'è la possibilità di recuperare del tempo perduto. Il fatto è che veramente il tempo è ancora instabile, e quindi tutto questo qui sicuramente non aiutano i lavori, e non aiutano la mia voglia, la voglia anche di mio marito di incominciare a fare delle cose che sono importanti, delle tappe importanti, come per esempio la vendita, perché vendiamo l'appartamento, ok, ma dobbiamo comunque comunicare a partire da quando noi potremmo dare le chiavi ai nuovi acquirenti. Dobbiamo comunque da questo appartamento dobbiamo andare a vivere direttamente nella nuova casa, non abbiamo un'altra casa dove andare a vivere fino a che la casa non sarà pronta, quindi dobbiamo rimanere in questo appartamento finché il costruttore non ci darà le chiavi per la casa. E non abbiamo neanche la famiglia qui, quindi non è che potremmo andare a vivere per qualche settimana a casa dei nostri genitori, di un fratello, di una sorella, no. Quindi è un po' così. Quindi spero veramente che il tempo passi, che i lavori si diano veramente, che il costruttore si dia veramente una bella smossa, e che dirvi, anche questo periodo passerà, sono fiduciosa. Io vi saluto qui, mi è piaciuto tanto condividere questo momento che stiamo vivendo con voi. Non so se anche voi vi siete trovati in questa situazione, sicuramente anche voi avrete costruito casa, perché sì, è vero, alcuni la comprano già fatta, ma ci sarà della gente tra di voi che magari ha costruito casa, e quindi magari può capirmi cosa vuol dire aver voglia di trasferirsi, aver voglia già da adesso di arredare, è difficile rimanere qui, sinceramente è difficile, e so anche che quando arriverà l'estate sarà ancora più difficile, perché non sarà possibile partire molto probabilmente, e vedremo ancora un pochettino là come sarà quest'estate la situazione per il Covid. Forse bisognerà essere tutti vaccinati, forse no, forse bisogna continuare a fare i test prima di partire, non si sa. Sinceramente la scorsa estate è stata molto più semplice partire, dovevamo semplicemente controllare se i paesi confinanti erano aperti o meno. C'era un periodo in cui la Svizzera per esempio era chiusa, quindi per arrivare in Italia dovevamo passare dalla Svizzera. C'era un periodo che la Svizzera era chiusa, e poi fortunatamente si era sbloccata la situazione, quindi siamo riusciti comunque a partire, a scendere e anche a risalire senza nessun problema.
e non sapevo sinceramente che sarebbe stata l'ultima volta che saremmo potuti partire così senza problemi, senza tante formalità, senza tutte queste complicazioni che purtroppo stiamo vivendo un po' in tutto il mondo, un po'. Io vi saluto, se il video vi è piaciuto un bel pollice in su, ci vediamo al prossimo video, ciao!